Ciao ragazzi, un saluto a tutti, sono Michele. Come promesso, appuntamento con il montaggio del fascicolo numero 43, ragazzi. Bellissima copertina, ma l'ho già detto nell'altro filmato, ma è davvero bella, mi piace tanto. Facciamo scorrere velocemente le pagine perché le potete trovare, i contenuti li potete trovare nell'altro filmato. Questo è il pezzo che va messo, per capirci, un attimo ragazzi, che va messo qua sopra, che però, attenzione, non va montato adesso. Qui andiamo ad assemblare quello che ci dice di fare il fascicolo numero 43 e lo riponiamo da parte. Il pezzo non va montato, lo monteremo poi successivamente, ok? Allora, andiamo a vedere il nostro bel contenuto. Spostiamo un attimo questo, ecco qua. Vi avevo dato già un'anteprima nell'altro video, come promesso adesso ve lo faccio, che belli, ve lo faccio vedere, che belli, io li ho già visti ragazzi, però ogni volta che li vedo mi piacciono. Vi avevo fatto vedere, fatto vedere, ce la potrò fare, sì, vi avevo infatti fatto vedere questa depressione doppia che c'è qua, di non preoccuparvi perché è normale, c'è in tutti i pezzi che ho ritirato, ok ragazzi? State tranquilli, c'è qui, c'è anche qui, vedete? Quindi non vi preoccupate, ok? Allora, cosa troviamo all'interno di questo pacchetto dell'uscita 43? Troviamo la piastra di protezione, abbiamo detto, troviamo una cerniera parte 1 in plastica, questo ragazzi è in metallo, troviamo, lo lasciamo così, questo mettiamolo via, troviamo un altro pezzo della cerniera in plastica e due serie di viti EM, M metallo e LP, LP plastica, P plastica, ok? Allora, andiamo a prendere il nostro bel fascicolo. Ragazzi, cosa ci dice? Di prendere questa e questa, di posizionarla così, ve ne accorgete perché queste parti sono più alte e queste sono invece all'interno, quindi questa va messa proprio così. Qua non potete sbagliarvi perché appunto sul disegno vi fa vedere che non si deve vedere questo spazio all'interno, quindi si mette così. Allora, qui ci fanno vedere, guardate, ci fanno vedere di metterle in questa maniera qui. E ovviamente è corretta la vite LP, però io vi consiglio, e adesso poi vi spiegherò perché, di fare quest'altro lavoro qui. Spostiamo un attimo questo, molto semplice ragazzi, non vi preoccupate, che quando comincio a parlare così la gente già si preoccupa. Allora spostiamo un po' la telecamerina così, il telefonino, vediamo se faccio danno. Ok, perfetto. Allora, andiamo a prendere il nostro pezzo, ok? Prima di tutto le viti LP. Ricordatevi l'apertura ragazzi, questa è da brevettare, pollice e indice, pacte, aperto, eccole qua. Le mettiamo qui, ce ne vanno due, all'interno ce ne sono tre, come sapete sempre uno in più, sono generosi, meno male, e le chiudiamo subito. Poi prendiamo questo pezzo qua, il 43, che trovate a pagina 5 del fascicolo numero appunto 43, cacciavite, eccolo qui, e prendiamo la nostra bella vite. Nelle istruzioni, come potete vedere, ci fanno vedere di montarlo così, ma io ve lo sconsiglio. È chiaro che ce la fate ugualmente, ma fate così se potete, guardate. Allora, questo va messo così e questo va messo così, ok? Aspettate ragazzi perché non è difficile, ma guardare l'inquadratura, pensare a quello che devo dirvi e guardare il disegno non è cosa facile. Ecco fatto, perfetto. Vedete, questo va così. Noi però questo lo posiamo adesso, lo mettiamo un momento qua da parte.
e andiamo a mettere le viti semplicemente qua, ragazzi, senza mettere quel pezzo, guardate. Vi facilita tutto, ve lo dico, poi provate, ve ne accorgerete. Quindi andiamo a puntare la vite qua, la nostra bella vite LP, guardate, e la avvitiamo, guardate un po', e la facciamo uscire, aspettate vi faccio vedere, la facciamo uscire poco, guardate. Vedete che è uscita? Ok, ancora un po'. Voilà. Poi facciamo chiaramente la stessa cosa dall'altra parte, ragazzi, ok? Perché questo non è un foro passante, ma è da filettare anche questo, perché aiuterà a tenere più salda come cerniera il pezzo che va sopra il reattore. Ok, guardate, vedete, esce un po' di qua, un po' di là, Perfetto. Ora le istruzioni ci dicono, allora, questo pezzo l'abbiamo messo così, ci dicono di mettere questo così, ok? Così. Quindi spostiamo un attimo le istruzioni, così voi con il fondo bianco riuscite sicuramente a vedere meglio. Guardate, perché vi ho detto di evitarlo prima, guardate cosa succede adesso. Inserite questo nel foro e quest'altro nel foro finché non fa il rumore tac. Ecco fatto. Guardate qui. E poi non fate l'errore di avvitare tutto da una parte. Vi faccio vedere se no cosa succede. Guardate, se voi fate così e avvitate tutto di qua, guardate. E avvitate tutto di qua. Vi rimane dello spazio qua dentro, all'interno tra qua e qua. Fateci caso. Quindi il consiglio che vi do io, e poi rimarrebbe disassato, ragazzi, provate comunque a montarlo da una parte e poi dall'altra e vedrete. Il consiglio che vi do io invece, sto svitandolo chiaramente, ok? Vedete? Qua è più attaccato e qua di meno, quindi fate attenzione quando fate questo lavoro, se no ve lo tirate tutto da una parte e poi chiaramente quando andrete a mettere questo sopra, questo si sposterà o a destra e a sinistra e non sarà perfettamente allineato con il pezzo sotto. Comunque io vi do un input, voi chiaramente poi farete le prove e vedrete. Quindi avvitiamo un po' di qua e un po' di qua. Un po' di qua, così se lo tira piano piano tutte e due le parti, vedete? E un po' di qua. E poi avvitate forte dappertutto. Ok? Ok. Perfetto. Ragazzi, avvitate pure forte, non lasciatelo troppo morbido. Loro vi scrivono nelle informazioni giustamente che dovete lasciarlo libero di muoversi, ovviamente, ma non lasciatelo lento. Perché? Perché adesso quando andremo a montare questo, così, scusatemi, così, non sto guardando niente, sto guardando solo il telefonino, ragazzi. Vediamo un po', perfetto. Quando andrete a montare questo, poi non riuscirete più a stringere le viti di qua e di qua, Per carità, basta poi svitare queste due e avete risolto il problema, lo sappiamo. Però voi stringetelo, non abbiate paura. Chiaramente se sentite che è proprio duro, vi fermate, ma fatelo duro, ragazzi, fatelo duro, non vi preoccupate, datemi retta, ok? Deve essere duro qui, ok? Anzi, lo vado anche a stringere ancora un po'. Perfetto. Poi le istruzioni ci dicono a pagina 6 che dobbiamo mettere due viti EM. Come sempre vi consiglio, ragazzi, EM metallo. M è metallo. Apriamo e prendiamo due viti EM. Come sempre vi consiglio, ragazzi, e vi dico che è un consiglio che vale oro,
e di passare le viti con del grasso. Ok? Io l'ho già fatto prima, ragazzi, per fare il video più breve. Comunque, prendete una vite, grasso, olio, svitolo, quello che volete voi. Sul metallo lo potete fare, ragazzi, sulla plastica non lo fate, anche se esistono oli per plastica, sono oli per plastica in ABS o al silicone. Queste sono plastiche un po', adesso non vorrei dire scadenti, però insomma non credo che sia in ABS, quindi col tempo l'olio potrebbe spaccarvi le plastiche e non serve. Nelle plastiche le viti le potete passare a secco, senza olio. Allora, torniamo a noi. Mettete un po' d'olio, adesso non la sporco perché vi dico l'ho già passato, mettete un po' d'olio sulla vite e passate una e due viti, ok? Le avvitate tutte fino in fondo, non proprio fino in fondo perché poi chiaramente considerate che abbiamo lo spessore della plastica, quindi non servirebbe fino in fondo. Avvitate una e avvitate due, perfetto. Dopodiché semplicemente andate a montare il vostro pezzo. Perché vi dico, ragazzi, di passarvele le viti, di passarle prima a filettarvele? Ve lo dico subito, anche se ve ne accorgerete poi da soli, perché qui abbiamo ferro e qui abbiamo plastica. Se voi non le filettate prima, oltre a lavorare di più e male, cosa succede? Che voi sentirete la resistenza a ogni giro che farete, a ogni giro sentirete la resistenza, sentirete che la vite risulta sempre dura avvitandola. Quindi come fate a capire quando siete in battuta? Se avete una plastica più sottile di questa, tipo le piastrine sotto lo stivale, la spaccate. Invece guardate, provate a filettare la vite come vi ho detto. Poi la svitate, lo fate a tutte e due ovviamente. Quando andate a avvitarlo sentirete che è morbidissima, il cacciavite gira da solo. Quando sentite che è duro, siete arrivati alla fine, basta, vi fermate, ok? Perfetto, io sono arrivato alla fine e mi fermo. 1 e 2. Guardate come gira veloce il cacciavite. Perfetto, sono arrivato, basta, non serve di più. Poi, perché vi ho detto di stringere forte? Perché questo ha il suo peso. Quando voi fate questo lavoro qui, lui, vedete, è libero di muoversi. Però vi accorgerete, ve lo dico subito, fatelo andare avanti e indietro, fatelo giocare, ragazzi, così. Fatelo, sentite, fa gnic gnic. Va bene, fatelo fare questo lavoro qui. Continuate un po', non abbiate paura, non si rompe. Chiaramente tenete bene queste due. Già adesso, se vi devo dire la verità, si è allentato già un po'. Non ci dobbiamo giocare, ragazzi, è una cosa che abbiamo detto e stradetto, ok? Ma semplicemente poi piuttosto svitate un'altra volta queste due viti, le date un'altra stretta e basta e lo lasciate così. Perfetto, bellissimo questo pezzo. Questo praticamente va poi messo qua. Questo chiaramente vi dico andrà inserito per logica. Aspettate che si mette a fuoco qua, uno di qua e uno di qua. Questi pezzi qui si inseriranno lì dentro di sicuro. Qui, vedete? Ok? E basta. Però io non lo metto. Perché? Perché ci dicono di non metterlo. E ci sarà un motivo allora. Poi ognuno di voi chiaramente faccia quello che vuole. Il numero è finito. Il 43 è terminato, ragazzi. Non mi sembra vero. Anche se sono già 13 minuti. Ragazzi, io vi chiedo scusa, però lo sapete che io non faccio solo il montaggio. Se facessi solo il montaggio ci metto magari 5 minuti a fare un video, 7 minuti. Io voglio e desidero spiegarvi ogni passo per evitare, almeno dove io posso capire, per carità, per evitare che voi possiate sbagliare, perché dispiace poi rovinare un pezzo, ragazzi. E dispiace anche non poterlo migliorare. Ecco qua, guardate, vedete che le vedete le due depressioni, 1 e 2. Ok, solo questo volevo dirvi anche su questo, quindi state veramente tranquilli perché il pezzo è perfetto, va bene così. E quindi tornando al discorso di prima, io cerco di aiutarvi, ragazzi, di fare quello che posso. Iscrivetevi al mio canale, ragazzi, mi fate un grande favore se lo fate, seguitemi, datemi consigli, perché sto crescendo, ragazzi, non si finisce mai di crescere, ma adesso io sono proprio, come vi posso dire, nella prima fase, ecco, nella prima fase di non so quante. Aiutatemi a crescere e io vi ringrazio, datemi consigli, ragazzi, non vi preoccupate, se una cosa non vi piace come la faccio, ditemelo, ragazzi,
non necessariamente la cambierò, però voi ditemelo se ci sono dei consigli. Ma caspita ragazzi, ma io vi ringrazio. Scrivetemi, non vi preoccupate. Se avete bisogno, avete difficoltà, aggiungetemi su Messenger. Io compatibilmente con quello che sarà il mio tempo disponibile, ma lo trovo, io vi aiuto. Ok ragazzi? Vi faccio solo vedere un attimo ancora questo pezzo bellissimo. Metallo bellissimo. E poi vi saluto ragazzi. Vi abbraccio virtualmente a tutti perché almeno questo lo possiamo fare virtualmente, visto purtroppo quello che succede oggi nel mondo. Ragazzi, un saluto a tutti ragazzi, vi auguro una serena serata. Ciao, alla prossima e grazie perché mi seguite. Ciao ragazzi, un saluto anche dalla semigamba di Iron Man. Guardate che bellezza. Perfetto ragazzi, il ginocchio con la modifica è perfetto, perfetto ragazzi. I più fortunati non hanno avuto necessità e hanno semplicemente messo il grasso e hanno risolto il problema. Ciao ragazzi, alla prossima!